Ciao, buongiorno. Oggi vediamo il kit antivalanga. Questo è l'alba, ok? Poi abbiamo la pala, e poi abbiamo la sonda telescopica che è ben agganciata qua, eccola. Ora vediamo questo, per farvelo vedere in dettaglio andiamo un attimo a casa. Eccolo qua, l'Alba Evo 4. Il dispositivo è veramente semplice, ci sono due pulsanti e un piccolo schermo. Va indossato, ha questa fascia molto comoda da passare dietro e grazie a questo sistema Clip for Safe lo inserisco qua e si accende. Me lo sono tolto un attimo per farti vedere meglio, basta inserire il Clip for Safe qua e si accende, ok? Quindi ora l'apparecchio sta trasmettendo in questa modalità. Se io ora in questo momento ho la sfortuna di essere investito da una valanga, i miei compagni mi potranno trovare grazie a questo. Se invece lo sfortunato è un mio compagno, sgancio la parte superiore e attivo la modalità ricerca in questo modo. Questa operazione può essere fatta tranquillamente con i guanti, c'è anche l'indicazione con la freccetta, basta alzare questo. Ecco qua, sta andando in modalità di ricerca. Una volta individuato un segnale, comparirà una freccia di direzione e la distanza in metri. Questo apparecchio indica fino a 3 persone, se ci sono più di 3 persone sepolte c'è un 3+. Ha una portata di 40 metri, c'è il pulsante marcatura quando saremo a meno di 3 metri dal sepolto, mentre tenendo per oltre 5 secondi premuto questo tasto si passa alla modalità test di gruppo. Ci sono sistemi anche con maggiore funzionalità. Ma se non fai parte di una squadra di soccorso, io penso che questo qui sia perfetto. Anche perché c'è da considerare che quando succede veramente una valanga sei preso anche dall'ansia, cioè se hai uno strumento semplice da utilizzare magari non ti sbagli. Però cosa molto importante, ricordati che questo senza la pala e la sonda praticamente non serve a nulla. O meglio, questo equipaggiamento per essere completo deve essere composto da entrambi i 3 elementi. Considerando che il tempo di sopravvivenza di una persona sepolta sotto una valanga è molto limitato, l'intervento di soccorso viene fatto dagli stessi compagni. Quindi tutti i componenti del gruppo devono avere questi 3 elementi. Ed oltre ad essere muniti di questi attrezzi, devono saperli anche utilizzare. In questo caso non ci si può improvvisare e non basta sicuramente un video per spiegare come soccorrere una persona che è stata investita da una valanga. Ultima cosa, questo kit ha un costo perché la pala deve avere determinate caratteristiche ed anche la sonda deve essere fatta in un certo modo. Io qui vedo ora su internet per esempio che i miei amici Gae e Marisa
di snowboardmaniashop.it hanno un kit pala sonda, ora vi faccio vedere l'immagine, e con Evo addirittura 5, acquistabile a rate e senza interessi. Ricordo anche che c'è una recente legge che disciplina gli ambienti nevati e quindi l'obbligo di questi kit di sicurezza. Bene, per il momento qui è tutto e ridiamo la linea Nonno che è in montagna. Bene, siamo ritornati qua in questo stupendo posto, una bellissima giornata, ma la montagna può essere anche un pericolo. Pensavo di fare un video ulteriore per fare vedere un effettivo test di ricerca con l'ARB, e se trovo ora un gruppo CAI per organizzare la cosa, spero di potervi fare vedere questo test. Ricordo comunque che non è sufficiente vedere questo video, per questa cosa bisogna fare della pratica, quindi partecipate a dei test delle guide alpine, del CAI, ma partecipate. Infine, il detto del nonno è di non mettersi nei guai. È sbagliato venire in montagna pensando che qualcuno ti possa soccorrere, bisogna essere autoresponsabili. Per oggi è tutto. Ti invito come al solito ad iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e di lasciare un commento, che in questo caso condividere la tua opinione, la tua esperienza può essere molto utile a tutti gli altri utenti di YouTube. Ciao, a presto, keep in touch!